Eccoci qui, bentornati amici di Lumismatica. Anche questa volta siamo di nuovo tornati, però purtroppo siamo a distanza, anche per motivi geografici, visto che abbiamo un ospite, come potete vedere, insieme a me e Simone, che lui è di Potenza, giusto? Adesso ti presento. Sì, di Potenza, Basilicata. Sì, Basilicata, è bene precisarlo. E quindi tu, il tuo nome qual è? Il mio è Antonio Valentino Russo, mi trovate su Facebook, su Telegram e sui principali social. Sì, poi lasciamo qua sotto magari tutte le tue referenze, qualche link, se qualcuno volesse, diciamo, indagare maggiormente su di te. Però ti abbiamo contattato per un motivo specifico, perché sei comunque un ragazzo giovanissimo, questo lo si capisce facilmente. Sì, ho 14 anni e mezzo, a ottobre 2023 faccio 15 anni. Ok, quindi assolutamente molto più giovane addirittura di noi, ma sei un collezionista forse di me sicuramente più esperto, di Simone non lo so. Cosa penso dici? Sì, no, certo. Quindi non so voi da quando collezionate. Ma allora, io Gabriele penso, non lo so, lui colleziona un po' di euro così. Sì, io cose diciamo abbastanza superficiali, però vabbè, fai da 4-5 anni. Però quando io dico più esperto non mi riferisco nemmeno tanto agli anni quanto magari alla passione o ai pezzi che possiedi, perché io anche se è già da qualche anno non ho pezzi particolarmente ricercati. Simone già un bel po' di più. Tu invece mi sembrava di capire che non so se magari vuoi citarci qualche pezzo a livello numismatico, perlomeno dopo facciamo un focus anche sugli altri tipi di collezionismo che hai. Devo citare qualche pezzo importante della collezione? Sì, se vuoi, uno dei tuoi preferiti. E allora, uno dei miei preferiti è una lira di Umberto I del 1887, e a parte che vale sui 30 euro, quindi forse uno dei pezzi più di valore della collezione, ma mi è stata regalata da un vecchietto al convegno di Castellammare, quindi per questo ci tengo di più. Ci sei affezionato? E sì, poi altre monete sono alcune monete periziate da un mio grandissimo amico che è il perito numismatico Santino Zilli, e sono monete con errori e varianti di conio. Ora non mi ricordo quali monete, però sono varie monete con errori e varianti. Molto bene. E oltre a queste ho anche una collezione abbastanza buona di cataloghi, e tra cui ci sono il Gigante, il Pagani, poi il Zilli per gli errori di conio, poi ci sta il Sena sempre per gli errori di conio, e poi vabbè il Montenegro per le monete italiane, e ci sta l'Alfa per le banconote italiane. Sto parlando per quanto riguarda la numismatica. Invece per la filatelia ho il Sassone e l'Unificato, che sono due cataloghi abbastanza importanti per quanto riguarda l'area italiana, e l'area italiana è composta da Italia, San Marino, Vaticano, le ex colonie del Regno d'Italia e poi l'Albania italiana. Ok, bene. Ecco, volevo giusto dire, prima di iniziare, adesso andremo a fare un bel focus sul mondo dei francobolli, perché in realtà noi abbiamo aperto il canale ormai un paio di annetti fa e di francobolli non abbiamo ancora parlato nello specifico, li abbiamo vagamente nominati, e quindi abbiamo invitato Antonio qui per spiegarci bene nel dettaglio un po' il mondo dei francobolli, pregi, difetti, quali pezzi colleziona, le varie curiosità. Però appunto prima di iniziare ricordo di iscriversi al canale, mettere like, commentare e sempre consigliarci nuove interviste, nuovi ospiti, gente appunto che vorrete qui sul canale. Se vorrete ancora Antonio arriviamo, non so, 20 like. Sì. Dai, 20 like li superiamo come niente. Va bene. No, ne parlavamo difatti, perché prima di lasciare la parola a lui ci spiegava poco fa che purtroppo non può farci vedere tanti pezzi della collezione in questo momento perché si è appena trasferito, però magari in futuro, ecco, colgo al balzo proprio la proposta di Simone per dire che magari rifacciamo un'altra intervista in cui ci fa vedere anche qualcosina. Però per l'intanto torniamo sui francobolli
Qualcosa che secondo te, Antonio, vale la pena menzionare innanzitutto per qualcuno che vuole approcciarsi a questo mondo dei francobolli? Noi ne sappiamo poco, quindi vogliamo lasciarti spazio libero. Allora, non inizierò il discorso parlando dei classici francobolli famosissimi, quindi che valgono pure tanto, il penny black, il gronchi rosa e queste cose qui. Consiglio per iniziare a collezionare innanzitutto vedere in casa se si hanno vecchie lettere o cartoline da cui staccare i francobolli, oppure prendere lotti misti di materiale per poi divertirsi a smistarlo, perché comunque con la filateria, oltre che i francobolli da catalogare per anno, per emissione e così via, si impara anche un bel po' di politica, di storia, e che non si potrebbe imparare a scuola. Cioè veramente grazie ai francobolli ho imparato un sacco di cose che non sapevo. E non inizio a parlare dal gronchi rosa, dal penny black, perché comunque la gente, anche leggendo articoli in rete, parlandone, si sa la storia di questi francobolli. Ma volevo parlarvi dei francobolli che si trovano normalmente sulle vecchie lettere o vecchie cartoline, soprattutto quelle anni 70 e 80, perché comunque all'epoca ovunque andavi ti spedivano o spedivi la cartolina. I francobolli, il 90% dei francobolli che si trovano su queste buste o cartoline, salvo eventuali imprecisioni nei francobolli, come ad esempio errori di filigrana, errori di dentellatura e così via, oppure francobolli falsi usati, spacciati per veri, e i francobolli su queste cartoline valgono 0-1 centesimo l'uno, quindi praticamente o ci fai un lotto di 2000 esemplari, che magari trovi qualcuno che è interessato per cercare le varietà, le curiosità, oppure non ci puoi fare molto a livello economico. E questa occasione, partendo da queste cartoline o lettere dei francobolli che ci sono sopra, non per fare soldi, ma per capire un po' la storia degli elementi rappresentati. Comunemente abbiamo su queste cartoline la serie chiamata siracusana. Si chiama siracusana perché sopra è rappresentata una vecchia moneta che appunto si chiama siracusana, e una serie di molti valori e una serie ordinaria emessa nel Novecento. Poi su queste cartoline o lettere abbiamo la serie Castelli d'Italia, che è una serie che rappresenta vari castelli d'Italia, uno diverso per ogni valore. Poi abbiamo su queste lettere la serie ordinaria busta che spicca il volo, che sarebbe una serie ordinaria in euro e fatta da diversi valori con il logo Poste Italiane, appunto, della busta che spicca il volo. E oppure nelle cartoline più recenti abbiamo una serie ordinaria delle piazze, che è fatta da dei francobolli che hanno il valore non in numeri ma in lettere, quindi B, B zona 1, B zona 2, e questi francobolli rappresentano varie piazze d'Italia. Il valore in lettere è una tradizione che viene dall'America, si chiamano Stamps Forever, e praticamente grazie al valore in lettere non ci sarà più bisogno di integrare con altri francobolli e si potranno usare all'infinito. Quindi se oggi la tariffa è 1 euro e domani passa a 1,20 euro, invece di mettere quel francobollo più 20 centesimi basterà mettere sempre quel francobollo, cambierà solo il valore nominale. Quindi anche, diciamo, se la tariffa tu l'hai comprato a 1 euro, va a 1,20 euro, comunque puoi metterlo comunque anche se l'hai pagato 1 euro. Sì, puoi metterlo da solo senza integrare nulla, e in quel senso ci hai guadagnato un po'. Sì. Come successe quando nel 2017 cambiarono le tariffe, il francobollo B valeva nel 2017 0,95 euro e salì a 1,10 euro. Chi li aveva comprati grossi lotti a 95 centesimi l'uno ci aveva guadagnato un po'. Ma tra l'altro, se non sbaglio, anche per i francobolli in lire tutt'oggi è possibile sì, utilizzarli. Allora, sì, ci stavo per arrivare. Allora, i francobolli in lire si possono utilizzare, tutti i francobolli in lire emessi in Italia, quindi non in San Marino, in Vaticano o nelle ex colonie, perché anche se sono in lire, anche se sono scritti in italiano, sono di altri stati. Si possono utilizzare i francobolli in lire emessi in Italia dal 1967 in poi, tranne alcune eccezioni che si possono trovare comunemente in delle circolari poste. Tutti i francobolli dal 1967 in poi al 2001 si possono utilizzare per spedire. Come si fa?
come si dice? Basta convertire, aspetta, non mi ricordavo, stavo per di tradurre, comunque basta convertire le lire dell'importo facciale in euro. Si può convertire o col normale tasso di cambio, quindi 1936 lire.27 sono un euro, oppure per fare più veloce, per arrotondare, si fa 2000 lire un euro. Comunque cambia poco. Sì, comunque si adotta semplicemente un rapporto di conversione dalle lire. Un'altra cosa che volevo dire a proposito dei francobolli in lire: qualsiasi titolo sui giornali che trovate che dice che è una truffa, è un modo per fregare lo Stato e così via, non è vero, è un modo 100% legale, e comunque la tassa alle poste è stata versata, perché quei francobolli sono stati comprati dalle poste, non importa se sono stati comprati da un tuo antenato, da un venditore o da te. Certo. Quindi è assolutamente legale. Assolutamente. Ci ha guadagnato comunque la posta, quindi... Vabbè, comunque ha guadagnato la posta, sì. Però prima ci menzionavi che si possono anche riciclare, no, i francobolli. No, ho capito male. Quando ci dicevi che si possono riutilizzare. Però no, vi spiego. Sì, si possono riciclare, ovviamente, se si trovano sulle lettere e sono sfuggiti al timbro, perché spesso, soprattutto recentemente, gli operai postali, gli ufficiali postali si scocciano di timbrarli e quindi li fanno passare così, oppure magari li timbrano lontano, magari all'angolino, e c'è gente che, questa è frode postale, che taglia quell'angolino e lo riutilizza, oppure c'è chi magari trova un francobollo timbrato con inchiostro che è scaduto o con inchiostro blu poco timbrato e lo cancella con la gomma, oppure lo passa sotto l'acquaragia. Oppure c'è anche gente, queste sono tutte frodi postali che non vanno fatte, non vi sto incoraggiando a farle, ma semplicemente sto spiegando i modi. E c'è gente che praticamente attacca i francobolli con dello scotch su, così si cancella l'annullo con dell'acqua e si può riutilizzare all'infinito. Oppure c'è anche gente, però questo è un lavoro più certosino che si fa raramente, che prende 2 francobolli usati, li taglia e li ricompone come se fossero nuovi. C'è gente che prende dei francobolli che sono annullati al lato e li sovrappone facendoli sembrare nuovi. Ma sono tutte frodi postali che non vanno fatte, comunque vengono fatte all'ordine del giorno, e la posta non se ne accorge, cioè se ne accorge raramente, perché ovviamente alcuni operatori postali, alcuni ufficiali postali non hanno voglia di lavorare e quindi non le vedono. Sì. Molte di queste frodi postali passano dai CMP, centro di meccanizzazione postale, quindi la posta lì è smistata dalle macchine. Un altro caso di frode postale sono i francobolli falsi, quindi sono francobolli che vengono stampati non dalla posta ma da dei privati cittadini con l'intenzione di frodare la posta, e questi francobolli si possono comprare a poco prezzo rispetto al valore facciale, quindi c'è gente che o li stampa a casa o li compra i francobolli falsi da 2 euro a 10 centesimi l'uno e li usa come se valessero 2 euro. Questa è una pratica illegale e qui si rischia anche la detenzione e una multa, perché è reato e falsificazione di valori di Stato, così come se falsifichi delle marche da bollo. Sì, o forse addirittura anche delle banconote, potremmo dire. Sì, anche delle banconote, però no, sono 2 leggi diverse. Quella per le banconote e le monete, e poi c'è quella per i valori bollati di Stato, che sarebbero marche da bollo e francobolli. Ok. Penso che sia più grave però se uno falsifica le banconote rispetto ai sì, è più grave come pena, però pure ti prendi una bella pena pure per i francobolli. Però ecco, quindi mi raccomando, a livello di francobolli io ho avuto un po' il tatto, sono andato proprio sul campo, ho incontrato collezionisti di francobolli, in particolare Alba Labiofil, e mi dicevano appunto che adesso rispetto a una volta magari vai, ti compri uno scatolone di francobolli con 20-30 euro con migliaia di francobolli, cioè il valore in sé. Sì, il valore è molto sceso perché non ci sono molti collezionisti come una volta. Pensa che una volta, soprattutto negli anni 70, diciamo che nacque questa moda di collezionare i francobolli, e quindi tutti gli adolescenti, soprattutto della mia età, collezionavano francobolli, li staccavano dalla corrispondenza, dalle cartoline che arrivavano a casa e li compravano nelle edicole. Nelle edicole, ditte di cui ovviamente non farò il nome,
e facevano queste bustine a 100 lire con 15 francobolli che non valevano manco 5 lire e guadagnavano un botto. Ecco perché il valore comunque dei francobolli è sceso e adesso con 20 euro ti compri 10.000 francobolli. Sì. E un altro problema di questa moda che nacque negli anni 70 e adesso si sta via via più estinguendo, questo è un peccato, però negli anni 70 proprio era difficile trovare un ragazzo che non li collezionava, non li raccoglieva. E un problema di questa moda che nacque è che i ragazzi, invece di staccare i francobolli con l'acqua, invece di staccarli in modi professionali, li staccavano con le mani e quindi il francobollo si strappava dalla cartolina, Certo. e rovinando la cartolina. Infatti io ho trovato nella sorte di casa mia un sacco di cartoline che sono una raccolta che ho ereditato con tutti i francobolli strappati, di cui ormai non hanno nessun valore né come cartoline né come francobolli in sé, quindi è carta straccia, diciamo. Purtroppo sì, quindi anche qua le condizioni di, diciamo, conservazione sono molto più importanti, forse addirittura che anche con le monete, perché sono molto più fragili. Quello che niente si rovina. Ma poi devo dire, anche io ho iniziato, soprattutto i francobolli all'inizio me li portavano a casa, mio papà, così, e li staccavo dalla carta, dalle varie buste. Come li staccavi? Utilizzavo, allora, inizialmente proprio via la carta la toglievo, però poi... Vedi, questo qui è il problema che dicevo prima sulle cartoline, venivano strappati, quindi il francobollo spesso si strappava. Però poi dopo ho iniziato a utilizzare il vapore dell'acqua, Il vapore pure è problematico come cosa perché ci mette molto a staccarsi. Un consiglio che do per i francobolli non autoadesivi, che sarebbero quelli che si leccano, si incollano con la colla, è di mettere il frammento nell'acqua calda o la cartolina, quello che è, nell'acqua calda e si staccheranno automaticamente. Invece per i francobolli autoadesivi, che sarebbero quelli recenti, quelli che sono adesivi, si deve usare la benzina rettificata, che sarebbe la benzina per accendini, che si trova nelle normali tabaccherie. Costa la boccetta da 250 ml, costa 5 euro, quindi è un prezzo accessibile. Si prendono 2 gocce della benzina, si mettono sul retro del frammento e si stacca piano piano il francobollo. Ovviamente senza strappare, senza forza, sempre con la pinzetta filatelica di cui dopo parlerò. E poi una volta staccati rimarrà un po' di adesivo. Per levare l'adesivo bisogna mettere il retro del francobollo in un po' di borotalco. Ovviamente togliere l'eccesso da dietro e dal retro, dal fronte del francobollo, e metterli sotto dei libri grossi. Io uso i dizionari, però si possono usare pure dei mattoni, basta che siano dei libri o degli oggetti molto pesanti per farli appiattire. Una volta appiattiti si possono mettere nell'album. È interessante anche questa guida, diciamo, su come... Sì, era doveroso farlo perché molta gente li strappa così con le mani e diventa roba da buttare se si strappano con le mani, perché molto spesso si strappano, Certo. si rischia di fare danni anche, sì, assolutamente.